Allora, per effettuare l'operazione, ovviamente di integrazione all'interno della nostra, quindi per fare il primo step, che sarebbe in pratica il CI, in questo momento, che cosa facciamo? Facciamo il git init. Andiamo a creare ovviamente una repository su GitHub. Vado su GitHub, vado su new, CI, test, node, mettiamolo v2, quindi ci lascio un v2 alla fine, ok? Eccolo qui, quindi CI, cd, facciamo così, è un po' più comodo. A questo punto lascio tutto quanto, questo è pubblico, ok? Lascio tutto in default, creo la repository e vado ovviamente ad effettuare un linkage, quindi faccio un linking con la mia repository GitHub, quindi vado in github. Attenzione, prima di effettuare un add mi rendo conto che sto per caricare tutto quanto il modulo node modules e non mi serve questo qui, vado a creare subito un git ignore. Nel git ignore c'è il node modules, ok, tutta quanta la cartella. Infatti a supporto adesso del git ignore ci saranno soltanto 5 file all'interno della repository. Quindi vado a fare un git add, un git commit con il messaggio primo commit, vado ovviamente a linkarlo con le istruzioni che mi dà GitHub direttamente, sono più comodo sotto questo punto di vista. Aggiungo la remote origin, ok, ed ovviamente vado ad effettuare la push. E quindi, guardate, una volta fatta la push del mio codice sorgente, se ritorno su GitHub è andato tutto quanto a posto, mi è stato assegnato ovviamente il codice di commit, vado sulla mia repository, eccola qui, e dovrei vedere il codice sorgente. Perfetto. Allora, vado a creare un'automazione, quindi su Actions ancora non ho niente. Come faccio a creare un'automazione? Mi porto dietro delle informazioni che abbiamo già molto rapidamente analizzato, quindi che cosa vado a fare? Vado a ricreare una cartella che si chiama .github, ok? Vado a creare al suo interno una cartella che si chiama workflows, ok? All'interno di questa cartella vado a creare un nuovo file che si chiama per esempio node.js cicd.yaml oppure yml. Qui dentro ovviamente c'è il supporto per il nostro YAML, non ci interessa più di tanto perché l'abbiamo già visto. La cosa un po' più importante che vogliamo vedere in questo caso è analizzare questo file. Allora, nello YAML diciamo che il workflow prende il nome di test CI, ok? Tecnicamente dovrebbe prendere il nome di test CI CD, perché effettuiamo anche il deployment. Allora, a questo punto gli eventi, ovviamente scatenanti, sono la push, ovviamente, e poi la pull request. Facciamo solo per motivi didattici una push direttamente sul main. Scegliamo la tipologia di runner all'interno della lista dei job. Questo job si chiama build. Ok, vi ricordate come funziona? Il workflow all'interno ha la specifica degli eventi scatenanti che ovviamente vanno in supporto ai jobs. Guardate, ve lo faccio rivedere qui, quindi gli eventi di tipologia pull request, push e issue attivano il workflow all'interno ha dei job che sono un elenco di script, scusatemi, un elenco di comandi che vengono eseguiti in maniera sequenziale, e poi ovviamente questi job vengono eseguiti, ok, dal runner di tipologia selezionata. Quindi il primo job è la build, ok, che sceglie il runner di tipologia Ubuntu, fa una strategia di test, scusatemi, di esecuzione di tutti quanti gli step su due versioni di Node, una è la 14, l'altra è la 16. Utilizzo l'actions checkout per configurare ovviamente delle operazioni già stabilite, cioè già prestabilite su una repository pubblica online, ok? E quindi possiamo utilizzare Node facendo il setup su quelli che sono i dati della matrice sul Node version, e quindi fa il setup di Node sia per la versione 14 che per la versione 16, quindi ne fa due. Poi fa un run di npm install, quindi all'interno della bash dell'Ubuntu latest, vado in npm run e build se presente, sempre all'interno della nostra struttura, e poi faccio il test. Se tutto quanto va bene, facciamo il salvataggio di questa operazione, aggiungo tramite git
questo nuovo file, faccio git status per vedere se è stato aggiunto, eccolo qui, e quindi faccio git commit -m aggiunto workflow, git push, e ovviamente verrà lanciato all'interno di GitHub. Quando sarà pronto, ovviamente gli diamo qualche secondo per la sincronizzazione, dentro Actions, ok, vediamo che sarà stato aggiunto il workflow. Le build stanno incominciando ad essere eseguite. Se tutto quanto va a buon fine, allora siamo pronti per effettuare l'operazione di continuous deployment, e quindi possiamo fare il delivery su Docker Hub. Perfetto, tutte le operazioni, sia la build della versione 14 e 16, sono andate a buon fine, e quindi fondamentalmente siamo pronti per effettuare il continuous deployment. Quindi qui dentro poi su ogni build potete vedere le operazioni che vengono effettuate. Quella un po' più carina da visualizzare è proprio l'NPM test, dove abbiamo lo stesso identico risultato che abbiamo sulla parte locale.